Ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Ovviamente siamo da Extro perché c'è il Don Ciao qui a tutti, ciao. che ha consentito, insomma, grazie anzi Ma con molto piacere. per fare questa intervista. E che non sarà un'intervista, sarà una chiacchierata dove lui ci espone i prodotti che peraltro in linea di massima bene o male conosciamo già benissimo. Però insomma, Sì, mi spiace che non ti sei riuscito a farti sbarbare dalla no, bale. non faccio in tempo questa volta, ma sicuramente tornerò. Certo, Sicuramente certo. tornerò. Allora, Don, io ti volevo chiedere la cosa che più mi viene da chiedere a un produttore è come hai pensato di iniziare, come hai iniziato, come ti è venuta questa passione per la barberia artigianale, diciamo, ecco. Noi facevamo prodotti di tutt'altro tipo, Estro esiste da quasi 40 anni, Ah, 38 anni buoni. Settimo è in pratica una zona dove è nata anche la chimica in Italia, poco vicino, non so se hai visto, dall'altra parte della stazione dove sei arrivato tu, c'è la Farmitalia in pratica, non lo che è sapevo. stato uno dei punti iniziali della chimica italiana. Negli anni 40 è arrivata anche l'Oreal qui a stabilire il suo stabilimento ed è nato tutto intorno a Settimo Torinese in pratica, quindi il know-how della chimica e della cosmesi italiana possiamo dire che è di Settimo e dintorni, Ho capito. per cui per forza, per forza non potendo fare altro, questo è stato il mio mestiere da circa 35 anni, prima nel settore dell'estetica, della profumeria eccetera. Beh, sì, sì, si vede questa forte, insomma, inflessione verso la profumeria, no? Sì, Dai tuoi prodotti. diciamo abbiamo fatto zero, Sì. quel sapone che non sa di niente. Sì, me l'hai fatto sentire, non sa proprio di niente. Niente, Di zero. che è proprio contrario all'idea produttiva di Estro, no? Però è venuto bene, però diciamo che mi piace il profumo. Diciamo che secondo me quando si va verso marchi affermati nel mondo della barberia è evidente che poi uno va a ricercare la profumazione che gli piace. E quindi marchi come Extro producono ottimi saponi, e secondo me ottimi, poi magari a qualcuno non piacciono, ma questo è un altro discorso. Ottimi saponi e poi tu dai con la tua capacità di profumiere l'opportunità sostanzialmente a chiunque di trovare la fragranza che più preferisce, no? Certo. Mi immagino che c'è uno studio non da poco dietro alle fragranze, ai profumi che fai. Nascono a volte da momenti, a volte ci vogliono mesi per arrivare a un determinato tipo di obiettivo. O anche il fatto di fare lavoro per altri è interessante perché quando ti viene commissionato un profumo è bello, tra virgolette, servire il cliente, no? Certo. Perché devi entrare proprio nella mentalità di quello che vuole il cliente e arrivare a magari a una scelta di un profumo che non è il tuo, ma è di un'altra persona, quindi è bello. Sì, è bello. Un pochino come noi, alcuni ci definiscono anche una produzione sartoriale, no? Perché facciamo il sapone addosso alla persona, Sì. non è il prêt-à-porter, ma è proprio una cosa che si può scegliere di avere, quindi scegliendo diverse fragranze ti senti il profumo molto più tuo. Certo. Io ho delle mie fragranze che a me non piacciono oggettivamente, però è fatto per persone a cui magari piacciono quel tipo molto. di profumazione. Positano ad esempio è un sapone che io non ho mai usato, un po' perché a mia moglie dà fastidio, ma anche a me non è che mi piaccia tantissimo, Ho capito. tanto per dirti come la fragranza. Ho Ma capito. producendo devi pensare non solamente alla tua idea di gusto, ma anche a altri. Cioè, beh, non c'è dubbio, insomma, poi dopo subentra anche un po' di marketing, no? Chiaramente. Sì, diventa di conseguenza però la parte del marketing. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Vabbè, io diciamo... Non copio profumi ad esempio, a me non piace copiare le linee fai bianche, bene, perché- fai le tue cose, giustamente. Ho visto, insomma, adesso poi dopo, chiaramente nel video ci saranno dei pezzi in cui si vede il negozio, ma insomma, ho visto che collabori con Elisabeth Occhi, Sì, abbiamo fatto le ceramiche insieme. Sì. che è un'altra persona, insomma, che si sta affermando No, è bravissima. nel mondo della barberia italiana, ecco. Cerco sempre di lavorare con artigiani, no? Mhm. Abbiamo lavorato sia con lei, lavoriamo benissimo anche con un altro gruppo di Perugia. Ok, Il Kashmir in pratica è stato il Gregory, scusami, è stato fatto invece a Perugia. ok. Lavoriamo ad esempio con la produzione di Piedmont
con una ditta qui vicino che fa i gianduiotti. Ok. Quindi anche qui una Sì, il gianduiotto che mi hai fatto assaggiare nel caffè Sì. era buonissimo. Una cioccolateria artigianale. Mhm. Si cerca, noi siamo così, siamo artigiani, noi facciamo Certo. piccole produzioni, non diventeremo mai Ecco, una produzione, industria. quando tu fai, non lo so, oggi decidi di produrre Gregory o Sapone? piuttosto, sì, quanto ne I fai? saponi sono, noi facciamo dai 100 ai 150 pezzi massimo, Ogni produzione. ogni produzione. Non siamo in grado di gestire, questo l'ho già detto altre volte, il fare un sapone da barba è un po' come fare un risotto. Ok? Non riesci a fare chili di risotto perché ci chiaro. devi stare dietro. Sì, sì. Per fare un sapore come lo intendiamo noi, quindi artigianale, quindi con lo sviluppo poi della glicerina, Mhm, perché quando tu crei un sapone avviene questo sviluppo della glicerina, mhm. che è quel prodotto che ti determina questa morbidezza Più naturale. aumentante, sì. Quindi anche se non ce l'hai in inci, è proprio costruito. Ok. Altre aziende invece aggiungono dopo Glicerina. perché non sono riusciti magari o non riescono, proprio perché magari hanno un Una ciclo produzione continuo di massiva, produzione, certo. ci ficcano la glicerina dopo nella lavorazione Ho capito. successiva. Ho capito. E invece per la parte profumi? Profumi è già più semplice, per cui le produzioni possono anche essere decisamente di quantità maggiori, non è un problema. Ok. Perché una volta che li fai, parti e vai. Certo, è una domanda che ti volevo fare perché è interessante, no? Alcuni la considerano un punto di vanto, alcuni lo considerano invece una nota stonata. A me personalmente è indifferente, però quando uno prende un tuo aftershave o de toilette, perché la quantità di profumo che metti 10%. esatto, è più alta di quella di un aftershave Sì. normale. Ci sono degli oli in sospensione, Sì. sempre, anche negli eau de parfum ci sono degli oli. Qualcuno non è Beh, la proprio- maggior parte, diciamo, io Sì, non quasi è tutti una- quelli che ho hanno questi oli in sospensione che evidentemente non si emulsionano nel profumo, no? Tu lo devi agitare e ottieni poi dopo. Come mai? Nel senso, quando noi vediamo le produzioni massive, non ci sono mai oli in Mhm. sospensione. Perché nella produzione artigianale ci sono oli in sospensione? Perché nelle produzioni industriali è fondamentale l'aspetto. L'aspetto estetico. Quindi tu devi dare un prodotto esteticamente bello. Ok, Per fare questo devi aggiungere degli addensanti, dei prodotti che ti modificano il prodotto stesso, quindi te lo rendono più bello. ok, Un po' come il vino. sì. Il buon vino farà sempre un po' di deposito. Il vino industriale non farà mai deposito. Quindi- Forse non diventerà manco aceto. Quindi abbiamo, diciamo, messo il punto sul fatto che questi oli in sospensione non sono una nota stonata, ma un punto di vanto, È secondo me. un'idea mia. Sì, 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 Ad sì. esempio, anche tu quando fai una produzione di aftershave, normalmente l'industria li filtra. Ok, Filtra per proprio togliere un po' ma di quando questo... li filtri perdi un po' di... Circa il 20%. E il 20% lo paga il cliente finale. Beh, chiaro, lo paghi Quindi, senza averlo. già solo per togliere quell'ombratura, no? Si usano dei vari passaggi, dei vari filtri, per dare sempre un aspetto che sia il più possibile vicino all'estetica di quello che il cliente finale vuole. Noi inizialmente, quando abbiamo iniziato a fare i profumi, è stata proprio una scelta nostra di mercato. Facciamo così. Inizialmente è stato un po' complicato spiegarlo al cliente, perché lo considerava come un difetto. Adesso che invece esistono anche delle essenze che non fanno deposito, perché non è matematico, ad esempio il bergamotto lo fa molto meno, che non è speziale, tanto per dire. Ok, Caspita, hai cambiato il prodotto, non è più quello di prima. no, è una questione di chimica. È così, quell'essenza fa più o meno deposito, eccetera. Ho capito. Stessa cosa ce l'abbiamo noi nel sapone. I nostri saponi si modificano la loro struttura nel tempo. Anche lì, Parli degli shampoo. no, anche i saponi da barba. Ah, i saponi da I saponi barba, ok. Anche lì ci sono delle cristallizzazioni, che Sì, è una cosa assolutamente naturale, certo. normale nel prodotto artigianale. Certo. Ci sono delle altre aziende che addirittura usano degli sbiancanti. Per evitare questo effetto... Una botta sopra, tu vedi il prodotto bello, quello che è, ma alla fine comunque è stato in qualche maniera modificato. Non è che perde qualità,
però vai a toccare quella cosa che secondo me non ha senso. Una volta che il cliente glielo Sì, spieghi, diciamo che sostanzialmente per chi come me i saponi li compra, ma praticamente non li finisce mai perché, perché ne ha tantissimi, no? Quindi chi li colleziona, e poi sono la maggior parte delle persone che guardano questo tipo di canali YouTube, e ecco, è una rassicurazione del fatto che non lo usi, sta lì, fa quell'effetto carta geografica sopra, ma poi lo usi ed è esattamente uguale. assolutamente sì. Guarda, ti faccio vedere, questo è un sapone Sì. al miele che avrà forse 6 anni, 7 anni, guarda com'è. Sì, ecco, facciamolo vedere. Questo qui, che si è tutto, ecco, indurito, cristallizzato. Profuma di miele, ragazzi, profuma tanto di miele. Questo proprio sì, è buono. completamente disidratato. Certo. La disidratazione è avvenuta anche di più rispetto al vetro, perché essendo ceramica trasuda molto di più. Tra l'altro è aperta, non è chiusa Sì, ermeticamente, infatti, quindi è diventato in pratica un sapone duro, certo. senza usare nessun addensante per farlo diventare, e proprio col tempo è venuto questo È un processo, insomma, è naturale. diventato brutto, però se lo inizia a montare questo è uno Mettilo spettacolo. sottoterra, magari tra 2000 anni, capito? Dicono, gli antichi italiani utilizzavano, no? Come con gli egizi. Vero. Tra le tante cose che produci, è evidente, produci il sapone, l'aftershave, poi ci sono le creme idratanti aftershave, diciamo. Parliamone un attimo perché... Allora, le creme idratanti nostre non hanno... Allora, noi facciamo due prodotti particolari. Diciamo il profumo solido. Il profumo solido è una cosa che io fino a 3 anni fa non conoscevo neanche l'esistenza. Andando nel sito di un nostro cliente inglese, ho visto che tutti quanti i produttori inglesi, anche molti americani, mettevano come prodotto il profumo solido. Sì, gli americani l'ho notato anch'io Sì, questo sì, fatto, sì. sì. E lo facciamo pure noi. E quindi abbiamo fatto questo profumo solido. Quindi in questo caso abbiamo, tra virgolette, copiato Sì. aziende inglesi e americane. Ok. Per quanto riguarda invece due prodotti nostri particolari, che sono le creme idratanti e i fluidi balsamici, Sì. qui arriviamo non per nulla dal settore della rasatura, ma dall'estetica pura. Quindi estetica di alto livello. Quindi le creme idratanti che noi usiamo sono le creme che noi utilizziamo normalmente come produzione, come crema da viso, da donna, eccetera, eccetera, eccetera. Anche per notte? Assolutamente casomai? sì. Notte sono già più intense, noi abbiamo quella parte lì che se vuoi Sì, puoi però vedere, poi dopo, proprio la poi dopo parte- ci alziamo, quello andiamo a chiacchierare lì davanti. quello che produciamo Sarò così col noi. braccio, ma bisogna farlo perché con questo negozio, voglio dire, è bello proprio. Sì. E poi ci sono ad esempio i fluidi balsamici. È che non ho mai provato, ma mi diceva un follower che si trova benissimo. È Qui è un innamorato. livello, noi avevamo iniziato qualche anno fa con l'acqua d'eucalipto, Ok. che era un prodotto semplicissimo, un decongestionante, andava bene. Abbiamo iniziato a utilizzare invece materie prime che noi utilizziamo come sieri, fiale, eccetera, per le donne che hanno problemi di cuprose, rottura di capillari. Mhm. Quindi all'interno c'è dall'aloe, la mamelis, il fieno greco, Tutta roba che hanno una molto, qualità molto lenitiva. assolutamente molto, sì. Diciamo il livello di quei prodotti non ha un vanto adesso, non ha nulla a che fare con i post rasatura eccetera che sono in commercio, c'è proprio una scelta diversa, c'è una strada diversa per arrivare a e quello. la domanda che ti faccio, perché io tendevo prima, quando ho iniziato, chiaramente uno nella rasatura tradizionale, prima cosa fa un po' come gli pare, no? Lo dico sempre, fondamentale. ognuno fa come gli pare. Però poi dopo uno impara col tempo, impara anche, ecco, nel mio caso con quelli che ti scrivono, ma che hai fatto? Non si fa. E io sostanzialmente utilizzavo, quando mi facevo la barba, poi con i due prodotti utilizzavo prima la crema idratante e dopo mi mettevo il dopo barba, e poi qualcuno mi ha detto che insomma invece così vai ad annullare l'effetto della crema idratante, e quindi ho cominciato a fare il contrario e devo dire che ne ho trovato giovamento, no? E il fluido balsamico, tu dove lo metti? In quale Subito momento? dopo che ti sei sciacquato il viso, E poi ci metti sopra il dopo barba. poi lo fai agire un po'. Allora, prima ancora consiglio il sapone che ti avanza della saponata, che Sì. quando monti un sapone straw normalmente Sì. te ne avanza molto, Sì, sì. mettitelo in viso. Lo usi come sapone. Sì, lo metti proprio, è come un impacco. Ok. Già lì puoi notare la differenza tra sapone e tra
vedere se tu ti sei fatto una bella sbarbata, quindi non hai irritazione, non hai nulla, il sapone è completamente inerte, non lo senti. Mhm. Se invece ti sei un po' irritato, eccetera, Che già- con la mia barba capita spesso. e poi avrai poi la botta dell'alcolico, no? Con Mhm. l'alcolico, se tu ti sei irritato, non Sì. è l'alcol che brucia, è che tu ti sei irritato sbarbandoti perché ci sei andato troppo Certo. pesante, cioè ti sei arrossato, Hai sgranato la pelle. hai sgranato, e allora l'alcol lo senti, altrimenti Chiaro. l'alcol pressoché non lo senti. Beh, è evidente, certo. Quando tu metti un profumo, se non ti sbarbi, non lo senti. Non lo senti. Quindi se Chiaro. senti bruciare vuol dire che c'è stato qualcosa. Qualcosa di... Il nostro sapone ti aiuta tantissimo, cioè all'interno, ad esempio nei taglietti, nei piccoli tagli, nei red point, Sì. il sapone, proprio il sapone tenuto in posa qualche minuto, ti aiuta tantissimo a chiudere queste... Anche perché dentro ci sono davvero dei prodotti di qualità Mhm. di un certo livello. Sì, ecco, Ne diciamo... parlavamo prima, non abbiamo il tallo, ma abbiamo il Q10, l'elastina, Sì, l'aloe, diciamo, ecco, cioè, sericina, per chi roba magari da- si avvicina con questo video al mondo della rasatura tradizionale, bisogna capire che il costo di determinati prodotti non è una moda, magari fa anche un po' parte della moda, però non è una moda, ma è, è giustificato dalla quantità di cose che ci sono dentro. Sì, sì. Che cioè un sapone non è uguale all'altro, Certo, poi chiaramente dovrebbe uno notarlo la differenza. è chiaro, è chiaro. Io faccio tutti i saponi, io uso il mano libera, per Sì. cui deve mantenere l'insaponata per molto tempo, non deve cascare giù. Qualche mese fa sono andato a trovare il mio amico il barbiere di Roma, Giovanni Vecchio, Ok? che tra l'altro uno sbarbato, una Sì, goduria così. Gli ho regalato un sapone Roma Mhm. e voleva spegnere l'aria condizionata, per cui l'ho abituato che normalmente il sapore tende ad asciugarsi, Certo. cosa che questo invece non lo deve fare assolutamente. Quindi Mhm. aria condizionata, sparata, vento, così il sapone deve essere rimanere attaccato. spumoso. Chiaro, uno anche lì montare un sapone uno lo impara, È chiaro. non è che ci sia poi una cosa così complicata da fare, a volte ti può venire più liquido, meno liquido, eccetera. Sì, sì, Però beh, comunque ognuno... il sapone comunque deve rimanere in viso e ti deve consentire una sbarbata Confortevole. per tutti i 10 minuti, 15 Che dura minuti di la una... Sì, sì. E quindi poi i fluidi balsamici, perché ho visto ci sono insomma, varie profumazioni, non sono poi in realtà abbinate alle profumazioni del dopo Sì. barba che ti vai a mettere dopo. Allora, noi abbiamo fatto un po' le famiglie olfattive, anche Ok. perché fare altri 40 fluidi era No, esagerato. no, certo. E poi il profumo all'interno del fluido c'è, ma è minimo, cioè non è così evidente come può essere nell'aftershave alcolico. Quindi dà un indirizzo, Adesso lo prendo un fluido che quando dà un indirizzo, ma non è che è proprio così evidente. Perché Certo. ci sono le famiglie olfattive, Ho c'è capito. l'agrumato, c'è lo zonico, c'è lo zero che non c'ha niente, Sì. ci sono i legni, quindi puoi prenderlo in Prendi base- la famiglia e poi Bravo, dopo ci abbini sì. 3, 4, 5 saponi che Cioè, sono non era quella davvero il famiglia. caso fare anche tutta Sì, la sì, linea sì, di sì. quello. perché- Certo, ho capito. Infatti credo ne avremo, mi pare 8, 9, credo Mhm. che sia sufficiente, non credo che aggiungeremo altri fluidi. Ho capito. O facciamo qualcosa di particolare come limited, no? Sai, proprio il fluido combinato a quella cosa, però davvero non ha senso, sarebbe Non solo c'ha senso. mettere più roba Ho in, capito. magari- Ho capito, va bene, allora io direi che mo ci alziamo, facciamo Sì. un giretto nel negozio Ok. e ci descrivi qualche prodotto, magari gli ultimi che hai fatto, Sì, no? allora questa è la barberia. Allora, questa è la barberia è qui, eccola qua. Questa è la barberia del regno della Vale. Di là poi si prosegue per la bottega dove invece Ok, va bene. della nostra Pacchi, Sì. che fa i pacchi, eccetera. Qua c'è una parte della nostra produzione di pennelli. Mhm. Anche qui noi facciamo, chiaramente non è nostra produzione, ce li facciamo È chiaro. fare, ma a mia idea. Io sono Mhm. un utilizzatore, uso tutti i giorni rasoio, pennello, eccetera. Quindi abbiamo tutti i ciuffi con base 26. Ok. Sì, diversi tipi di sintetici, abbiamo il cavallo, il silver tip da montagna che è uno... Questo qui. No, questo No, è un questo misto. è il misto, questo è il silver tip da montagna. E anche il manico è fatto, il manico che vedete Bello. che è lavorato dal pieno, è tutto quanto in alluminio. Alluminio lavorato al pieno, Sì. come i pezzi dell'Harley Davidson. È un amico tra l'altro della bottega che ce li fa, è un tornitore qua vicino. Su certe cose cerchiamo di avere il più possibile
cose abbastanza ravvicinate, cioè gente che lavora intorno a noi. Mhm. Anche, Sì, come fai ti tutto a chilometro quasi zero, ma sì, anche possibilmente. riusciamo perché la chimica, qua c'è la chimica, c'è le penne, la fabbrica delle penne, Mhm. Lauretta, Aurora, in tutto il mondo vengono Sì. vendute e c'è anche chiaramente la metalmeccanica. Ah, Per chiaro. cui qua di tornitori ci sono più tornitori che Sì, sì, sì. per cui è facile farsi fare anche prodotti di alta qualità. Ho capito. Questi sono la produzione i Gregory, l'ultima produzione in ceramica Sì, che ce abbiamo l'ho. fatto. Io ancora non l'ho presentata sul canale, scusatemi, però lo farò presto. Con l'abbinamento di shampoo doccia. Lo shampoo doccia è anche una cosa che noi avevamo ancora prima della produzione dei prodotti da rasatura. Andiamo qui. Lo shampoo doccia non ne abbiamo parlato, però io personalmente, per esempio, Pirata ne ho già consumati 2. Gregory ce l'ho a casa, lo inizierò a usare. È chiaro che non ne ho mai parlato sul canale, ma ne basta veramente una goccia per farsi la doccia. L'unica cosa ecco che non si legge l'etichetta. Hai ragione. Questa qui è una cosa che mi sento di dirti, Hai ragione. ma solo a titolo costruttivo, Hai non ragione, distruttivo. hai ragione, sì, sì. Sono però fantastici, no? Io li uso e poi tra l'altro ecco lo usi, ti fai lo shampoo, ti fai la doccia e poi c'hai addosso quel profumo che è lo stesso del dopo barba, che è una cosa bellissima secondo me. È proprio così. Eh. Noi gli shampoo doccia, come dicevo, è una produzione che facevamo ancora prima della produzione dei saponi. Mhm. Qualche anno fa un amico della bottega mi ha detto: ma scusa, tu hai tutta una linea di shampoo doccia, ma perché non usi le fragranze dei saponi? Sai quella cosa? C'è ragione. L'acqua calda che abbiamo scoperto. Bravo. Anche perché questa è una produzione appunto di detergenti per la persona, sono più di 30 anni che la facciamo. Ad esempio questa non ha sodionoli sulfate, cioè anche se è un semplice shampoo doccia, anche lì uno quando lo utilizza dovrebbe vedere la differenza che c'è con uno shampoo doccia classico, con Certo, tutti i rispetti certo. della grande No, distribuzione. è chiaro, la mancherebbe. differenza si sente. Dovrebbe no? essere Sì, notata. almeno io l'ho notata, a me piacciono molto, li ho comprati, ti ripeto, 3 per adesso, ma ne comprerò ancora perché poi tra l'altro durano una vita, cioè è mezzo litro quasi, Infatti, quindi sì, mezzo litro, sì. voglio dire... Qua ci sono alcune nostre produzioni: Roma, Tuscania, questa è la The End e questo è lo Zero. Questo è lo zero che non sa di niente. Però il sapone c'è dentro, quindi Sì, questa sì, è una c'è, cosa c'è, positiva. Che tra l'altro è stato anche noi, quando si fa una produzione, tu fai le prove chiaramente prima, ma non sai effettivamente come andrà il prodotto, no? Beh, Il chiaro. riscontro alla fine ce l'hai usandolo nel Sì, tempo, e sì, anche sì, poi i sì, clienti che ti dicono. In effetti, non mettendo profumo all'interno, abbiamo notato che è ancora più corposo e emoliente. Mhm. Come ti dicevo prima riguardo alla violetta, Sì, forse no? si esaltano le doti del sapone Sì, piuttosto sì. che del profumo. La saponificazione, che è una cosa abbastanza complessa, non ha questo intruso, diciamo, del profumo, che in qualche maniera ti condiziona. È chiaro, è chiaro. Ho capito. Qua c'è Milano, le nostre linee regionali. Esatto, che è tu una hai cosa- cominciato questa cosa delle Sì, linee regionali, sì, sì, che è una pensata carina secondo me. Anche se poi hai chiamato la linea per la Toscana, l'hai chiamata Tuscania, ti segnalo che vicino a Viterbo c'è un paese che si chiama Tuscania. Sì, lo so. Lo so. Vabbè, no, ma a parte gli scherzi, mi piace come hai cercato di cogliere, no? Sì, È sì. una nota olfattiva che possa identificare un posto. Certo. Ma A Roma infatti- avresti dovuto scegliere l'immondizia perché No. è piena di monnezza. Beh, Roma è nata andando appunto a Roma con il mio amico Francesco Castiglione e sua moglie, eravamo proprio sul Tevere, Ok. e poi chiaro un pochino il mio mestiere, quindi faccio un po' attenzione alle Sì, cose. beh, chiaro. Noi abbiamo il Po, ad esempio, ma l'odore che hai sul Po rispetto al Tevere è completamente diverso. Certo. Noi abbiamo ad esempio la collina, quindi Mhm. arriva questa nota fresca. Invece lì veramente si sente, sai, il ponentino, no? Sì, Questo poi tra l'altro ozonico che ti arriva. Tra l'altro ti dico che chiaramente il Tevere a Roma è lontano da Ostia, ma in realtà un pochino d'acqua di mare Certo. comunque arriva e quindi sei vicino alla costa tutto Sì, sommato, sì, quindi sì. quest'aria un po' ozonata, no? Sì, sì. Ozonica arriva. Così, e poi questa cosa che non sapevo, che a Roma in pratica i fiorai
sono aperti H24, Sì, sì, sì. c'era il fieraio vicino, quindi tutta una commistione di... E lì è nato Roma. di odori, sì. Lì è nato Milano anche è stata una cosa particolarissima, Uh-huh. perché noi avevamo già preparato una fragranza con la base del rabarbaro Ramazzotti, no? Poi un mio amico milanese, un mio carissimo amico milanese, compra, mi pare, Roma, Sì. e dice, ma cioè, devi fare qualcosa su Milano. È C'ha pronto, ragione. è pronto, guarda, è pronto. C'ha cioè, ragione. ho preso la Ramazzotti, così, silenzio. Guarda che proprio il Ramazzotti non è il profumo di Milano. Gli aperitivi, i drink di Milano sono lo zucca e il Campari. Hai ragione. Hai ragione. Infatti, due bar particolari tipici del Piazza Duomo sono appunto questi posti dove ancora il milanese va a degustarsi il Campari e lo zucca. Quindi c'è questa commistione all'interno del Milano del chinotto, Mhm. del, La china hai usato. no scusami, porca boia, aspetta, lo utilizziamo anche sì, nella parte del chinotto nella Repubblica di Genova, e poi c'è anche qui comunque da una base di rabarbaro. Quindi ha questa Sì, sì, commistione di due cose che devo dire Che è mi è venuta interessante, abbastanza bene. che è Sì, interessante. sì, sì. Ho capito. Invece spostandoci di qua, Qua ci sono i nostri saponi. esatto, ci sono tutti i saponi, come vedete. Per chi non lo Il, sapesse, noi Don abbiamo- vende, per cui è mezzo vuoto, poi abbiamo detto ne facciamo 150 a botta. Noi a luglio normalmente fermiamo le produzioni. Ecco, forse guarda qua, facciamo vedere la cristallizzazione di cui parlavamo, Sì. no? È questa qui, che non deve preoccupare. Assolutamente, poi dipende anche da prodotto a prodotto, ad esempio Arzachena all'interno c'è della clorofilla, quindi è una cristallizzazione ancora Arzachena diversa. me lo fai annusare Certo. Ti perché... faccio sentire l'after sempre. Ma è uguale, è indifferente. Sì, beh, l'after porta meglio un pochino il... Diciamo Arzachena, pur non essendo ancora nella linea dei regionali, era già una produzione che Caspita, che abbiamo come da fresco. diversi anni. Erba. Mirto e lentisco. Ah. Se ti capita di... Il mirto, sì, sì, lo conosco. Il Se mirto vai parla. io facevo immersioni la mattina presto in Sardegna, c'è questo odore, quando tu esci hai Caspita, che la rugiada che bagna proprio il mirto, Mhm. e queste note comunque di forte, di rovo che c'è, Sì, 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 e sì. questa nota comunque ozonica che c'è. Bellissimo, buonissimo Sì, sì. l'Arzachena. Qui l'abbiamo cambiato poi il packaging, abbiamo tolto il vecchio che grattugia, abbiamo messo quello di... Sì, tra l'altro è cambiato ultimamente, è Sì, cambiato sì, anche il abbiamo- packaging sì. delle creme, Sì, del fluido idratante Sì. e del dopo barba. Noi vendiamo molto sui siti, Mhm. quindi deve essere un qualcosa abbastanza riconoscibile già nell'immediato, no? Sì. E poi anche per le profumerie, chi ha i nostri prodotti, facile anche perché magari non sono tutti quanti appassionati come siamo noi di rasatura eccetera, no? Per cui deve essere anche facile da far proporre Certo. al cliente Sì, finale. una parte di bello ci deve essere, insomma. Non è possibile. Per dire, questa etichetta me l'ha disegnata un carissimo Quell'etichetta è amico. una figata. Sì. L'etichetta del Bayroom è una figata, devi sapere che io mi sono fatto il Bayroom da solo. Bravo, ma anch'io A lo casa. facevo. Me lo Fai sono benissimo, fatto per bravo. provare, è venuto buono, però se ti sei un pochino sgranato la pelle, praticamente ti cade la faccia perché si sente quello che ho Metti fatto, in quello che ho solamente- fatto io. tu No, poi metti te la dico solamente- la ricetta, che ok. l'ho presa da internet. Dicevano, c'era scritto che era la ricetta ufficiale dei pirati del 1600, vabbè, non lo so se era quella, però certo è che se poco poco sei irritato non è il caso di usarlo. Senti, invece ti faccio una domanda che te la devo fare, che non c'entra niente con la barba, perché tutte queste scritte che sono? Allora, noi eravamo in un altro negozio, Mhm. circa 10 anni fa noi abbiamo aperto, a 150 metri da qui, Sì. noi siamo qui da 3 anni. Ok. E c'era l'abitudine a far firmare, però solo a chi usava il mano libera, Ah, il muro che avevamo di là. Ah, ecco Non qui. potendo portare via il muro, Sì. abbiamo fatto la foto, Una l'abbiamo foto. rimesso qua. Infatti E avete continuato di là. qua abbiamo continuato in maniera più sciolta, Più firmano sciolta. tutti. Quindi firmo pure io. Assolutamente. No, tu usi mano libera, quindi avresti potuto firmare. Là Lo invece, uso poco, ma lo uso. là invece se non usavi mano libera era completamente vietato l'uso del... Ho capito.
Qua invece ci sono anche bambini che vengono a trovarci. Sì, beh, però è carino, no? È una specie di libro del... Sì, che il degli passaggio amici. di amici che vengono a trovarci, sì. Ecco, qui invece c'hai altri prodotti Qua ci sono i che prodotti. io non conoscevo assolutamente, che Allora, sono... questi sono prodotti già più della linea prettamente di Estro, anche antecedente Sì. la produzione dei saponi da barba. Abbiamo una crema al polline, viso e corpo. Allora, qui sotto ci sono tutti i detergenti specifici che si trovano comunque sul nostro sito per capelli grassi, antigiallo, con presenza di sebo, antiforfora, eccetera. E questi sono prodotti che continuiamo a avere e produciamo da moltissimo tempo. Sotto ci sono gli ambientali. I profumi ambientali, sì. Qui ci sono i profumi, quindi Eau de Parfum Sì. nostri, 2 da donna e 3 unisex. Sì, che io ho comprato Cashmere, devi sapere, l'ho comprato a scatola chiusa, cioè non sapendo com'è. Sì, scusami. Gregory. Io mi confondo sempre, però ho comprato Gregory, l'ho comprato a scatola chiusa, cioè ho detto vabbè, c'è il 7, è figo, è bello, compriamo pure il profumo. Qui ci sono prodotti, ad esempio, questa è una maschera per capelli con il karité di Jojoba, fissatori per capelli, prodotti per proteine della seta, appunto per capelli. Questo è un abbronzante, sì, un abbronzante che noi abbiamo. Poi olio di mandorla, prodotti puri. Sì. Qui abbiamo lo scrub, un fangolo del Mar Morto e crema idratante. Questi due vengono molto usati anche in barberia. Beh, certo, per preparare la pelle, sì, beh, mi immagino. Crema mani, questa è una crema che abbiamo da una delle produzioni più vecchie nostre, una crema notte. Questo è l'acido ialuronico, noi abbiamo iniziato a inserire acido ialuronico all'interno dei nostri saponi. Si usa molto in cosmesi, quindi abbiamo fatto un prodotto solo con acido ialuronico. Ho capito. Quindi, poi questa è la crema giorno, sì, con macadamia acido glicolico, e questa è la nostra bava di lumaca, anche qui un prodotto particolarissimo, contorno occhi. Sì, bella. Poi abbiamo il mio dentifricio preferito che è il Utimol, non so se l'hai mai usato. Mai usato, il Marvis lo conosco, è il prodotto da Ludovico Martelli, però. Sì. Questa è una cosa stranissima e così particolare che ho fatto anche un sapone a quel profumo che o ti piace. Hai copiato, però, allora hai copiato. Lì hai copiato. Sì. O ti piace o perché sa molto di infermi, cioè di ospedale. Sa quasi di cadavere in putrefazione. Oddio, detta così non è bello. Guarda, te lo faccio sentire dal vivo. O ti piace o ma che caspita fai? Che hai fatto? Ed è l'unico prodotto noi lo vendichiamo non per pelli delicate, perché questo ti prende proprio, ti dà una lorda decisa, sì. Però è differente da qualsiasi altro prodotto perché c'è il timolo, che è un disinfettante. Quindi tu senti la pelle disinfettata. Beh, sì, sa di disinfettante quello verde dell'ospedale, hai ragione. Sì, diciamo, te lo dico in maniera sincera, non è per me. Tu pensa che invece certi è diventato, anche perché ci sono delle fragranze, dei prodotti dove ti piacciono tantissimo e sono le tue fragranze. Certo. Altre un po' ruffiane. Ad esempio noi abbiamo delle fragranze, dei profumi che non possono non piacere, no? Sì, sono quelli che prendono tutti i gusti, quando magari viene qualcuno che vuole fare un regalo, eccetera, li indirizziamo su quelle. Verso quella roba lì. Però ce ne sono alcune che invece sono tue, cioè una roba del genere o ti piace o proprio no. No, quella a me non piace, però insomma, vabbè, apprezzo lo sforzo. Poi ci sono appunto i fluidi. I fluidi, eccoli qui. Alcuni, qua ci manca un po' di cose che dobbiamo rimetterle a posto, e qua c'è la linea per la cura della barba. Per i barboni, diciamo. Per chi ce l'ha la barba, insomma, per chi non la taglia. Abbiamo anche un pre-rasatura. Ad esempio, il pre-rasatura io non lo uso. Allora, io ti dico, io personalmente tendo ad usarlo, il pre-barba tendo ad usarlo, e ho anche la preferenza di non usare gli oli pre-barba perché li sento che non lo so, come se mi ingrassassero troppo. Certo. Però è chiaro che, ripeto, nella barberia, nella cura personale è sempre una scelta personale, no? Cioè c'è gente che usa solo oli, c'è gente che usa solo... Certo. gente che non lo usa perché dice, pensa, a me dicevano, no?
Però non devi usare il Proraso prima di farti la barba con un sapone, se no come fai a valutare il sapone? Ma se io uso sempre il Proraso, sempre lo valuto uguale, cioè, l'importante è partire da una base uguale. Assolutamente così. Sì. Diciamo il pre-rasatura come la crema idratante da usare come pre-rasatura va bene perché ha pelli delicate o si deve sbarbare continuamente tutti i giorni, certo, eccetera, hai una protezione in più, insomma. Sì, io non lo uso perché non sento il bisogno, però chi lo fa bene così. Sì, ho capito. Bene, Don, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, vuoi spoilerare qualcosa che stai pensando di fare, non lo so, una bicicletta con gli sportelli, non lo so, qualcosa. C'è un'idea di fare una produzione nuovissima. Allora, diciamo che ci stiamo studiando da un bel po'. Sarà senz'altro un'unica produzione perché adesso ti dico, all'interno i saponi hanno una grande componente di acqua. Certo. Volevo fare un sapone senza acqua, quindi usare solo basi, quindi solo latti, solo oli, eccetera, per fare, non dico che il prodotto diventerà più grasso, però è veramente un esercizio produttivo, non so come dire, un esercizio produttivo, e lo faremo probabilmente con una delle fragranze nostre che vendiamo di più in assoluto. Quindi stiamo concentrando, diciamo, stiamo approntando. È un test, diciamo. I test li abbiamo già preparati, però è un i test risultati. di vendita. Sì. Guarda, sarà un'edizione limitata, quindi senz'altro la bruceremo come tutte le nostre limited, no? Però vogliamo dare quando esce avverti, diciamo un valore aggiunto a un prodotto particolare in più, un esercizio produttivo. Noi quando produciamo cerchiamo sempre di migliorare le varie produzioni. Per dire, se un cliente ha comprato un sapone 3 anni fa e si è trovato bene, spero, se lo acquista 3 anni dopo che magari l'ha finito, dobbiamo offrirgli qualcosa in più, perché nel frattempo la ricerca è andata avanti. Quindi, ripeto, noi non essendo di industriali, la formula la aggiorni sempre in continuazione, cerchiamo di andare sempre a inserire delle cose nuove, perché è il nostro mestiere, quindi quello facciamo. Non è fare un prodotto stabile, fisso, così che il cliente troverà sempre. Ci sono già altre aziende che lo fanno meglio di noi, magari anche a prezzi più interessanti, perché lavorando per la grande distribuzione hai tutto un altro modo di produrre. Sì, è un business model completamente diverso. Completamente diverso. Sì. Noi, ripeto, noi saremo sempre artigiani, non faremo mai. Io mi auguro che tu rimanga così. Ma sì, insomma, non posso fare altro, non saprei neanche farlo il resto. Come vedi, anche come struttura è abbastanza piccola. Noi nella parte dietro dove c'è pacchi, non è chiaramente qui la produzione, ma qua lei prepara i pacchi da spedire, perché noi non abbiamo. È un'azienda quasi a conduzione familiare. Sì, assolutamente sì. Noi siamo in tutto, siamo in 4 poi. Io, mia moglie, la Pacchi e la Vale. Per cui questo siamo. Ho capito. Bene, guarda, io ti ringrazio tantissimo. Adesso è un disastro fare darci la mano con questo selfie stick qui. Poi se vuoi ti darò a alcuni amici dei gruppi, eccetera, io do un codice sconto del 15%. Se vuoi, sì, o lo metti o te lo dico adesso. Beh, ragazzi, lo mettiamo sotto, ma lo metteremo poi sotto anche tutti i prossimi video, questo codice sconto. Quindi andatevelo a guardare qui sotto in descrizione. Chi compra da Estro, non Estro da un'altra parte. Chi compra da Estro sul sito di extrocosmesi.com, se non sbaglio, o .it, non mi ricordo, io ce l'ho ormai salvato, quindi esce da solo. Sì. Comunque extrocosmesi.it, utilizzando acquistate avete il 15 di sconto. Ecco, quindi andatevelo a guardare qui sotto in descrizione e ringraziamo il Don sia per l'intervista, insomma, che per l'esperienza, che anche per il codice sconto. Grazie a voi, grazie a tutti. E come sempre, ragazzi, ci vediamo più vecchi.